Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andiamo a vedere quali sono i movimenti energetici per il prossimo trimestre, quindi la lettura non ha una data, vale 3 mesi da quando la ascoltate. E andiamo un attimino a vedere quali sono i movimenti più importanti a livello karmico. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche karmiche per il prossimo trimestre. Ok, abbiamo l'eremita, amici dello Scorpione. Periodo di introspezione, di riflessione, di ricerca personale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e lo vedete anche scritto qui e trovate anche il link ai corsi del 2024, c'è un video che si chiama Tarot Pratiche, ci sono delle pratiche che ho organizzato per il 2024. C'è anche il link per le previsioni del primo semestre del 2024. Insomma, guardate in descrizione perché secondo me c'è qualche video che vi può interessare. Allora, partiamo da un 10 di pentacoli, un 2 di spade, un 4 di pentacoli, un re di bastoni, un 2 di coppe, un 7 di coppe. Queste le guardo perché mi sono scivolate ma non le leggo, le rimetto poi dentro. Abbiamo un fante di spade e un 7 di pentacoli. Asso di spade, 10 di spade, regina di pentacoli, il giudizio e il 5 di coppe. Che interessante. Come se avessi bisogno con questo 4 di pentacoli di staccarvi da qualche cosa. E per molte persone potrebbe essere una famiglia o qualche tipo di questione monetaria, considerato che abbiamo un 10 di pentacoli e un 4 di pentacoli, come se fosse una sorta di distacco dalla materialità, dalle questioni, diciamo, di tipo pratico, se vogliamo. Mm. Va bene, ripartiamo da questo 10 di pentacoli. Andiamo a vedere un attimino di che cosa si tratta più nello specifico. Mago e 6 di coppe. Ha a che vedere con il creare un gruppo, una stabilità, una sicurezza o può anche avere a che vedere, visto che c'è il mago, con quello che si fa per gli altri. Tenete presente che c'è un 6 di coppe, quindi può far riferimento a un'idea romantica che avete di gruppo piuttosto che di famiglia, piuttosto che di stabilità, o può far riferimento a un sogno che avete da quando siete bambini. L'agire, il mago è colui che fa, colui che crea la propria realtà. Andiamo a vedere il 2 di spade. Mm.
Cavaliere di bastoni, 9 di bastoni e asso di spade. È come se nel prossimo trimestre foste portati ehm, a valutare un pochettino i vostri dubbi. Vi dico così perché qui avete anche la carta dell'eremita. E con un 9 di bastoni c'è una sorta di autodifesa costante che dura da, direi, anche diverso tempo. Però abbiamo anche un asso di spade, come se ci fosse una questione legata ad una verità o alla vostra verità o a un vostro modo di gestire certe cose, anche mi viene a dire, perché il mago è colui che fa, che agisce. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Abbiamo la stella e il sole. C'è l'attaccamento a un sogno, ragazzi. Può essere qualcosa di concreto, ripeto. Un attaccamento a un obiettivo, a un ideale. E qui con la carta del sole, vi dico, è un po' come... Allora, la stella io la sento molto collegata con la carta della luna ed è un po' qui come rivedere, diciamo, gli archetipi del divino femminile e del divino maschile. E vi dirò, è come essere focalizzati sul fuori, sull'esterno e poco sull'interno, mi viene da dire. In effetti qui partiamo col mago che è una carta di azione, quindi di qualcuno che muove il mondo fuori, cioè si muove nel mondo fuori. Andiamo a vedere il re di bastoni. Matto. Matto, giudizio e 4 di pentacoli nuovamente. E qui anche avevate il giudizio. È come se aveste... Allora, prima di tutto potrebbe venirvi bene cercare una guida, un maestro, qualcuno che vi venga in aiuto in questa situazione di dubbio mentale per appunto fare chiarezza mentale. Anche se tra l'asso di spade, quindi le comunicazioni e il sole, sento che in qualche modo arriva la chiarezza mentale, ok? Però non so, come l'idea che dobbiate fidarvi un po' di più di quello che è il disegno divino. Datemi un'altra carta per il giudizio. 4 di spade. Ragazzi, tra il 6 di coppe dove era qua e questo matto, anche il sole alle volte, ci potrebbe essere una sorta di ingenuità nel valutare quel tipo di situazione di cui parlavamo all'inizio. È per quello che vi dicono prendetevi un tempo per riflettere, prendetevi un tempo per ricalibrare le energie, prendetevi un tempo per guarire a livello psicofisico. Psicoemotivo questo è più. Andiamo a vedere il 2 di coppe. 4 di bastoni. Allora io qui ragazzi sento che qualcuno si sente condizionato dalla famiglia. È da qua che lo sento. Però non essendo, avendo solo quella carta lì, però che sia un gruppo, che sia una famiglia, c'è una sorta di condizionamento. Potrebbe anche essere la coppia o questa stabilità. Potrebbe essere un matrimonio, potrebbe essere l'idea romantica che avete di coppia, che avete di famiglia, che avete di matrimonio. Vi dico, il 2 di coppe comunque è una bella carta, nel senso che parla di un equilibrio, di un accordo, di due persone che si vanno incontro. Ok? In questo caso probabilmente è proprio l'andare incontro agli altri o andare incontro, dov'è che l'ho visto? Ah, ce l'avete dopo il 7 di coppe. A quelle che sono le illusioni
che in un certo senso vi dà dei dubbi, come se quello che volete voi o quello che vedete voi non collimasse col mondo esterno. È per quello che qui c'è bisogno di una guida che vi, diciamo, inviti, se vogliamo, a essere più fiduciosi, che vi guidi appunto su come essere più fiduciosi nella vita. Avete il giudizio? Io qui sento che è come se ci fosse una sorta di cambio che dovete affrontare. Vi dico, la guida ce l'ho 2 volte, eh. Molte persone, vi dirò, che potrebbero essere, adesso qui il diavolo non ce l'abbiamo, però ho come l'idea che ci sia questa sorta di condizionamento, potrebbe anche essere a causa della religione o a causa della società. Non faccio questa cosa qui perché che cosa direbbero gli altri? Andiamo a vedere 7 di coppe. Appeso. E 6 di pentacoli. Allora, devo dire che indipendentemente dal fatto che vi appoggiate a una guida oppure no, avendo 2 volte comunque l'energia del giudizio e l'eremita qui all'inizio, con questo appeso è un po' come se cambiasse il modo di vedere le cose, cambiassero le priorità. C'è un 6 di pentacoli, si trova un equilibrio, ok? Probabilmente grazie anche a questa guida, grazie alle chiacchiere, grazie alle chiacchiere intendo ai confronti costruttivi che si potrebbero fare. E il 6 di pentacoli è una carta di grande equilibrio. Poi c'è una verità che viene a galla, adesso la andiamo a vedere questa verità. È volata, adesso la recupero. Ok, abbiamo un re di bastoni e un fante di coppe. Il re di bastoni era già questa energia qui, eh? È come... Ragazzi, è come se si desse un ultimatum qui. Anche se non è molto chiaro che tipo di ultimatum date, perché probabilmente non sapete ancora neanche voi, siete ancora working in progress con questo appeso a fine lettura, o è una conversazione per trovare un equilibrio, o è semplicemente una chiarezza mentale che vi arriva ad un certo punto grazie a questo giudizio che abbiamo 2 volte. Devo dire che con questo 10 di spade si parla anche della chiusura di un ciclo, e tenete presente che quando compare l'appeso è perché si parla di accettare un certo tipo di questione. Però qui parte tutto da un'autoanalisi, ragazzi. È come se vi consigliassero quasi quasi di prendervi un momento per voi. Qualcuno sento che ha bisogno di divertirsi, di ridere. È un po' come se la situazione fosse pesantuccia. Non è pesantuccia nel senso che sia cattiva, è pesantuccia nel senso che avete un 9 di bastoni, siete stanchi, c'è qualche cosa che state portando avanti da tempo che vi sta stancando e quindi avete bisogno un po' di ritrovare, diciamo, la giocosità del bambino interiore. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi dice. Seguire il flusso e comprensione. Questo è un fante di coppe, ce l'avete anche qui. Allora, questa carta mi dice che c'è bisogno di lasciarsi andare, lasciarsi trasportare. È come se ci fosse bisogno di, diciamo, lasciarsi guidare dal destino, visto che comunque qui abbiamo anche la carta della stella, adesso non la vedete più. Qui avevamo la carta della stella e per ben 2 volte il giudizio. Lasciatevi anche un po' guidare da quello che è la vostra esperienza, le vostre conoscenze anche, perché comunque l'eremita è un saggio, sa, ha già avuto esperienze in passato e le può usare a suo favore. E qui la comprensione è interessante come carta perché l'uccellino è seduto dentro la gabbia e
osserva anche un po' invidioso gli altri che volano fuori liberi quando non si rende conto che gli basterebbe spiccare il volo, cioè è libero anche lui, ma non lo vede. Si tratta di capire in che posizione siete, ed è qui, il due di spade. Va bene, andiamo a vedere ancora. Quindi ragazzi, sento che quello che dovrà cambiare è un po' la vostra sensazione di gruppo, il vostro modo di vivere il gruppo, di vivere il compromesso, di vivere l'accordo tra voi e il mondo esterno. È dall'inizio della lettura che sento che qualcuno ha fatto dei voti in passato. Il voto può anche essere una promessa che uno fa a se stesso. Beh, non è proprio così, però facciamo un calderone unico, diciamo, no? Il voto può essere quello del matrimonio, ipotesi, il voto reale può essere quello di castità, il voto di povertà, però ci sono anche delle promesse che uno si fa a se stesso, tipo prometto di non innamorarmi più o prometto di non farmi più fregare o cose di questo genere, che creano effettivamente una sorta di vincolo, di legame, di anello e ce li portiamo avanti una vita per l'altra, ok? È importante sciogliere anche questi voti, si possono usare dei decreti per sciogliere i voti, però sicuramente c'è una forte influenza religiosa qui. Allora, andiamo a vedere i guerrieri di luce. L'influenza religiosa non vuol dire che voi andiate in chiesa o che stiate a pregare tutto il giorno. L'influenza religiosa può anche essere ehm, causata, ipotesi, dal tipo di scuola che avete frequentato, dal tipo di amicizie che avete frequentato. Verità. Vedi la tua luce, oh che bello, casca proprio a fagiolo con l'eremita. Conosci il tuo potere, abbi il coraggio di camminarci attraverso. Wow! Il mago, voi avete il potere di creare la vostra realtà, di fare tutto quello che volete per creare la vostra realtà. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, visto che la lettura è un po' diversa dal solito. Se vi è piaciuta, se vi è stata utile, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!